Ciao a tutti, nel video di oggi, che sarà dedicato a Marilyn Monroe, vorrei intanto consigliarvi questo bel film, ovvero Marilyn, diretto da Simon Curtis ed interpretato da una straordinaria Michelle Williams nei panni di Marilyn. Il film è molto bello, abbiamo nel cast, oltre alla bravissima Michelle Williams nei panni di Marilyn, Kenneth Branagh che interpreta Laurence Olivier e Eddie Redmayne che interpreta Colin Clark, ovvero l'assistente alla regia del film Il principe e la ballerina. Il film è tratto proprio dai diari di Colin Clark che raccontò della sua breve relazione con Marilyn durante le riprese del film Il principe e la ballerina. È molto carino perché ci mostra un ritratto di Marilyn durante le riprese di questo film, tra l'altro ve lo vado a mostrare, eccolo qui, questo è il film Il principe e la ballerina di cui si racconta nel film Marilyn, film molto carino. Abbiamo Laurence Olivier che è stato un grande attore di teatro, qui si cimentava anche con la regia di questo film, di questa commedia brillante, e ci furono non poche difficoltà durante la lavorazione di questo film causate anche da i problemi che creò la stessa Marilyn durante le riprese. C'è da dire però che è stata davvero un'icona immortale come poche altre nella storia del cinema, che aveva una dote innata, naturale, come penso anche a James Dean, Marlon Brando, Steve McQueen, quei pochi attori anche negli anni d'oro di Hollywood che avevano questa peculiarità, questa caratteristica innata, naturale di bucare lo schermo. Pensiamo anche a come James Dean con pochissimi film abbia segnato in maniera indelebile, marchiato a fuoco il suo nome nella storia del cinema. Stessa cosa che ha fatto Marilyn Monroe, poiché aveva questa caratteristica appunto di bucare lo schermo, questo carisma, questa caratteristica che emerge anche all'interno del film Marilyn, poiché nonostante tutte le difficoltà che ci sono state durante le riprese, è evidente come però a un certo punto, quando cominciava a fare Marilyn, appunto in un certo senso, come dirà anche lei nel corso del film un paio di volte, semplicemente era magnetica, non riuscivi a toglierle gli occhi di dosso. Ricordiamo anche molti altri bei film che l'hanno vista protagonista, diretti da Billy Wilder, come Quando la moglie va in vacanza, o anche A qualcuno piace caldo con Jack Lemmon, Gli uomini preferiscono le bionde, Niagara. Ricordiamo anche il ruolo che ebbe al fianco di Clark Gable nel film Gli Spostati, uno degli ultimi film che interpretò Marilyn, e anche qui entrambi poterli vedere insieme sullo schermo era davvero qualcosa di straordinario. Questo perciò è un film che senz'altro vorrei consigliarvi se volete avvicinarvi al personaggio. Andiamo a leggere insieme perciò la trama. All'inizio dell'estate del 1956 Marilyn Monroe metteva piede sul suolo inglese per la prima volta. In luna di miele con il marito, il famoso drammaturgo Arthur Miller, Marilyn era andata in Inghilterra per girare Il principe e la ballerina, il film che doveva interpretare al fianco di Sir Laurence Olivier, leggenda del teatro e del cinema inglese, e che del film era il regista e protagonista. Quella stessa estate il 23enne Colin Clark lavorò per la prima volta nella sua vita su un set cinematografico e visse la fantastica esperienza di passare una settimana a strettissimo contatto con Marilyn, la più grande star del mondo. Un ritratto intimo e toccante della celebre icona hollywoodiana e del breve ma intenso legame che stabilì con un ragazzo in grado di capirla meglio di chiunque altro. Questa è in breve la trama del film. Marilyn. Ricordo che oltre al celebre Joe DiMaggio anche Arthur Miller fu uno dei compagni più importanti nella vita di Marilyn Monroe, fu un drammaturgo, scrittore americano, il quale scrisse ad esempio Morte di un commesso viaggiatore tra i suoi drammi più celebri, fu legato a Marilyn, e questo perciò è un bel film che vi consiglierei intanto per avvicinarvi a questo straordinario personaggio che è stata Marilyn Monroe. Andiamo a vedere adesso in breve qualche altro libro o documentario che vorrei consigliarvi. Intanto comincerei con questo, intitolato Love Marilyn, un bel documentario. Al suo interno troverete anche questo bel libro intitolato La macchina soffice. Proseguiamo con Marilyn e Magnum, un bellissimo libro fotografico. Una volta pronta per essere fotografata, lei superava le aspettative dell'obiettivo. Marilyn possedeva la capacità di brillare come fosse un'emozione dell'acqua e si muoveva con vero lirismo. Un talento per la macchina da presa, un rapporto speciale con l'obiettivo fotografico. Di Marilyn Monroe, del suo corpo prorompente, del suo viso sensuale, rimangono tante celebri fotografie. Molte di queste immagini, le più intense, le più insolite, sono state realizzate dai fotografi dell'agenzia Magnum, che in modo diverso hanno accompagnato la carriera di Marilyn dagli inizi fino al suo fulgido successo di star internazionale. Contiene moltissime belle foto di Marilyn. Ecco qui.
Un bellissimo libro che perciò vi consiglio, secondo me siete anche appassionati da Marilyn Monroe. Un altro bel libro, eccolo qui, molto bello. Un libro imperdibile per qualunque fan, una selezione delle sue fotografie e moltissime stampe a contatto. Rappresenta il capitolo mancante, l'ultima parola sulla più grande icona femminile del cinema. Anche questo è un libro bellissimo, perciò che vi consiglio, dedicato a Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, gli archivi segreti. Non esiste attrice del XX secolo più riconoscibile di Marilyn Monroe. Ha recitato in alcuni dei film più famosi di ogni tempo e a 50 anni dalla scomparsa è ancora universalmente ritenuta la donna più sexy di sempre e la più grande star del Novecento. Marilyn Monroe, gli archivi segreti, narra un classico delle fiabe, la bambina abbandonata dalla mamma che diventa la star più acclamata di Hollywood, grazie all'intelligenza, al carattere brillante, al talento recitativo, nonché alla bellezza. Questo libro segue gli alti e bassi della sua vita, i 3 matrimoni, incluso quello con la leggenda del baseball Joe DiMaggio e quello con il celebre scrittore Arthur Miller, e rivela in retroscena dei set di alcune delle pellicole più celebri, come A qualcuno piace caldo, Quando la moglie è in vacanza e Come sposare un milionario. Questo è un altro bellissimo libro, contiene moltissime chicche e aneddoti riguardo alla storia di Marilyn Monroe, con anche copie di suoi diari e molto molto altro. Un libro bellissimo per chiunque sia appassionato della straordinaria figura che rappresenta Marilyn Monroe. Ricordiamo fra l'altro che ebbe una vita sicuramente non facile, ricordiamo degli abusi che subì da bambina, l'abbandono della madre, la ricerca sempre da parte sua nella sua pur breve vita di una figura materna che ha ritrovato anche in alcuni compagni, pensiamo allo stesso Arthur Miller, e la depressione con cui dovette combattere per tutta una vita e molti altri problemi, però è rimasta sicuramente un'icona immortale come pochissime altre nella storia del cinema. Questo senz'altro è un altro bel libro, perciò, che vi vorrei consigliare. Ed ecco qui Marilyn Monroe, Arthur Miller e Laurence Olivier in Inghilterra per girare Il principe e la ballerina. Concludo con questo libro che ho comprato ad una mostra che hanno dedicato a Marilyn un paio d'anni fa nella città di Torino, una mostra bellissima. Questo è un libro molto bello, contiene il catalogo della mostra Marilyn Monroe, la donna oltre il mito. Norma Jean Mortenson, battezzata Norma Jean Baker, nota poi con il nome d'arte di Marilyn Monroe, nasce a Los Angeles il 1° giugno del 1926. Sua madre, Gladys Monroe, lavora nell'industria del cinema. Il padre è probabilmente Stanley Gifford, un caporeparto con cui Gladys ha una relazione. A 2 settimane dalla nascita, Norma Jean entra in una famiglia di affido. La sua infanzia oscilla tra periodi trascorsi con la madre, psichicamente instabile, e affidi all'orfanatrofio, e a famiglie diverse dopo il riconoscimento dell'infermità mentale di Gladys. Grazie alla madre e alla sua migliore amica Grace Goddard, impiegata alla Columbia Pictures, Norma Jean si appassiona al cinema. Vi mostrerò in breve alcune fotografie. Perciò con questo direi che concludo, anticipandovi che un'altra icona del cinema a cui vorrei dare spazio prossimamente sarà senz'altro Audrey Hepburn. Ecco qui alcuni film che vedevano protagonista la grande Audrey Hepburn. Concludo perciò consigliandovi il film Marilyn, straordinaria Michelle Williams, altrettanto bravi Kenneth Branagh e Eddie Redmayne nei panni di Colin Clark, per un film davvero molto bello, per riscoprire un'icona immortale quale è stata Marilyn Monroe. Naturalmente poi vi consiglio anche di andare a recuperare i suoi film, ci sono molte commedie brillanti e molto altro. Ricordiamo che ha lavorato anche con i fratelli Marx, e pur nella sua breve vita davvero ha saputo segnare in maniera indelebile il suo nome nella storia del cinema. Con questo perciò vi saluto, ma torneremo a parlare prima o poi di Marilyn senz'altro anche qui sul canale, e vi rimando ai miei prossimi video. Ciao a tutti, grazie ancora e lunga vita e prosperità. Ciao.